Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il costume prendisole che abbiamo già intravisto nelle slide. Faccio subito una precisazione. Ho scritto appunto costume prendisole perché nel mio caso andrò a lavorare con un cotone 100%. Può andare bene il cotone 100% per realizzare un costume, ma il costume per sua natura va spesso bagnato e utilizzando un filato di cotone 100% c'è il rischio che dopo qualche lavaggio e qualche bagno possa un pochino cedere. Pertanto, qualora dovesse servirvi un costume al 100%, io vi consiglio di andare a selezionare un filato apposito. Se avete dubbi, domande al riguardo, scrivetemi nei commenti. Nel mio caso utilizzerò un Iggy, che è un cotone 100%, che lavorerò con un uncinetto numero 2. Servirà poi uno scampolo di stoffa naturalmente in pallet, che ve lo dico a fare per la fodera, marcapunti, ago da lana, ago e filo per andare ad incorporare la fodera e delle pinze per tessuto. Prima di passare al vero e proprio tutorial, io vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Come al solito, inoltre, vi invito a seguirmi su Instagram per tutti gli spoiler dei prossimi tutorial. Vi lascio il link in descrizione, mi trovate come Sayubi Handmade Lab. Inizierò il tutorial dalla coppa, quindi dalla parte superiore. Io realizzerò un costume taglia S che corrisponde più o meno ad una seconda. Naturalmente vi lascio invece qui le catenelle di avvio per quanto riguarda tutte le taglie principali, quindi XS, S, M ed L. Se avete una taglia ancora più grande, un XL ad esempio, vi basterà aggiungere, come vedete anche dalla scritta, 2 catenelle nell'avvio. Iniziamo per una taglia S con un avvio di 15 catenelle. Fatte le nostre 15 catenelle, ne aggiungiamo altre 3. Filo sull'uncinetto, rientriamo nella quarta a partire dall'uncinetto e facciamo un ritorno a maglia alta. Una maglia alta in ogni catenella per tutta la riga. Giunti all'ultima catenella eseguiamo una maglia alta e ne aggiungiamo altre 2 nella stessa catenella. Realizziamo una catenella e nello stesso punto, per continuare a girare, realizziamo altre 3 maglie alte. A questo punto andiamo a realizzare una riga di ritorno andando a puntarci sulla catenella iniziale, punto su punto. Fino a raggiungere la fine della riga. Arrivati al termine del nostro primo giro, eseguiamo 3 catenelle e voltiamo. Il secondo giro si struttura molto simile al primo, quindi andiamo a realizzare una maglia alta in ogni punto che ci troviamo davanti. Ci marchiamo la prima, proseguiamo con una maglia alta in ogni punto sottostante, fino ad arrivare al centro dove abbiamo la catenella di separazione. Eccoci arrivati alla nostra catenella di separazione. All'interno del foro andiamo a realizzare 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Proseguiamo il nostro giro con una maglia alta in ogni punto fino ad arrivare alla fine. Arrivati alla fine eseguiamo 3 catenelle
e per una taglia XS andremo a realizzare altri 4 giri nello stesso modo. Per una S realizzeremo 5 giri, per una M 6 giri, per una L 7 giri, per una XL 8 giri. I giri saranno tutti identici, con un punto alto in ogni punto fino ad arrivare alla catenella di separazione, e nello spazio generato dalla catenella si eseguiranno 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ci vediamo al termine dei vostri giri. Io ne farò altri 5 per una taglia S. Al termine dei nostri giri, raggiunta la nostra misura, andiamo a rifinire la nostra coppetta. Realizziamo 4 catenelle, voltiamo il lavoro, saltiamo 3 punti base, ci inseriamo nel quarto con una maglia bassa. In questo modo, da qui 4 catenelle, saltiamo 3 punti di base, ci inseriamo nel quarto e ci chiudiamo con un punto basso, formando questi archettini. 4 catenelle, saltiamo 3 punti di base, ci inseriamo nel quarto con un punto basso e andiamo avanti in questo modo. In prossimità del centro della coppetta noterete, in base alla taglia che state eseguendo e quindi al numero di punti che vi trovate, che non tutte le taglie combaceranno precisamente con l'aggancio a punto basso nel nostro spazio catenella per quello che riguarda il centro. Poco male, non preoccupatevi, basterà adattare semplicemente i punti che si trovano adiacenti lo spazio catenelle. Vi faccio un esempio. Nel mio caso, facendo ben 4 catenelle, eccomi qui con la quarta, facendo 4 catenelle e saltando 3 punti, dovrei andarmi ad agganciare nell'ultimo punto, prima dello spazio, ma io voglio agganciarmi nello spazio. In questo caso non farò altro che aggiungere una catenella, che è quella del punto che mi manca, e andarmi comunque ad agganciare nello spazio. Replicherò la stessa cosa specularmente, quindi nel mio caso andrò a realizzare 5 catenelle anziché 4 e salterò 4 punti per inserirmi con un punto basso nel quinto. Da questo momento in poi però io andrò a proseguire come ho sempre fatto, quindi facendo 4 catenelle e saltando 3 punti. Replicate questo stratagemma anche per le altre taglie, qualora non doveste combinarvi precisamente con l'aggancio di punto basso sullo spazio catenella. Io proseguo con le mie 4 catenelle, salto 3 punti e mi aggancio con un punto basso. Realizzo altre 4 catenelle e proseguo fino alla fine. Mi aggancio con un punto basso sul primo punto del giro sottostante. Posso togliere il marker e vado a realizzare una catenella e vado a bordarmi a punto basso tutta la parte inferiore della mia coppetta. Il numero di punti dovrà essere un multiplo di 4, in modo da poterci poi regolare successivamente con il resto del lavoro. Quindi adesso andiamo con appunto la nostra catenella ad alzarci un pochino e andiamo a lavorare nella base della nostra coppetta con dei punti bassi. Mi raccomando che sia un numero di punti multiplo di 4. Una volta arrivati alla fine della riga faremo una catenella di sicurezza, taglieremo il filo. Ricordatevi ovviamente di realizzare 2 coppe identiche. Realizzate le nostre 2 coppe, andiamo ad unirle realizzando 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle.
ci agganciamo per il dritto all'estremità dell'altra coppa con un punto bassissimo. In questo modo. Ora tagliamo il filo, catenella di sicurezza naturalmente, sfiliamo. In questo modo abbiamo già unito le nostre coppette. A questo punto andiamo a realizzare i laccetti. Ci andiamo ad agganciare ad un'estremità esterna delle coppette, a una delle due, quindi ad esempio a questa, sul punto che fa angolo. Inseriamo il filo, ci ancoriamo con una catenella e andiamo ad eseguire 100 catenelle. Ovviamente il consiglio è sempre quello di andare a misurare più o meno la vostra circonferenza, in modo da essere sicuri di avere abbastanza filo, abbastanza cordoncino poi per andare a fare il nodo dietro la schiena. Terminate appunto le nostre catenelle, aggiungiamo una catenella ed eseguiamo un giro di ritorno a punto basso, quindi un punto basso in ogni catenella che ci troviamo di fronte. Ecco il nostro cordoncino, vedete, sono arrivata alla coppa. A questo punto vado a realizzare un punto basso, 4 catenelle, salto 3 punti, mi inserisco nel quarto con un punto basso, esattamente come ho fatto per rifinire lateralmente la coppa. Vado avanti, 4 catenelle, salto 3 punti, mi inserisco nel quarto e mi chiudo con un punto basso. Ancora 4 catenelle, salto 3 punti, mi inserisco nel quarto, 4 catenelle, salto 3 punti e nel quarto mi ancoro con un punto basso. Ancora 4 catenelle, salto 3 punti, arrivo nel quarto, chiudo con un punto basso, 4 catenelle, salto 3 punti, ci troviamo in prossimità del nostro centro. Come ci comportiamo? Vi faccio vedere. Avendo fatto attenzione ad avere un multiplo di 4 nei punti che abbiamo fatto di rifinitura nel bordo inferiore della coppetta, vedrete che facendo le nostre 4 catenelle e andandoci ad agganciare, andando a contare i punti dove dovremo andarci ad agganciare, 1, 2, 3, il quarto è proprio la prima catenella del centro e noi è proprio qui che ci andiamo ad agganciare con un punto basso. Ecco fatto. A questo punto proseguiremo a punto basso per tutte e 5 le catenelle che abbiamo eseguito. Quindi un altro punto basso, un altro punto basso, questo è il quarto punto basso e questo è il quinto punto basso. C'è una codina incorporata e vado a chiudere. Terminato il nostro quinto punto basso, continuo come precedentemente fatto, quindi realizzo 4 catenelle,
salto 3 punti, mi inserisco nel quarto e mi chiudo con una maglia bassa. Proseguo in questo modo fino ad arrivare all'ultimo punto, dal quale partirò con altre 100 catenelle nel mio caso. Voi vedrete quale sarà il numero di catenelle naturalmente che vi consentirà poi di fare il famoso fiocco dietro la schiena. Terminate le nostre catenelle, ne aggiungeremo una, faremo un giro di ritorno a punto basso. Ecco il nostro secondo laccetto terminato con anche il giro di ritorno. Ci ritroviamo sulla nostra coppetta, quindi andiamo a prendere il primo punto realizzato e ci chiudiamo con una maglia bassissima, catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Nascondiamo i fili e poi andiamo ad eseguire i laccetti che poi andranno dietro al collo. Per andare a realizzare i laccetti per il collo procederemo esattamente come abbiamo fatto per quelli laterali. Vi faccio vedere l'avvio, poi possiamo, penso, andare avanti per nostro conto. Allora ci andiamo a inserire nel punto centrale, vedete? Nel punto basso che unisce i due archetti al centro, ci agganciamo con l'uncinetto, peschiamo il filo, chiudiamo con una catenella. Da questo punto andiamo a realizzare 100 catenelle. Le 100 catenelle sono la base. Da qui possiamo anche andare naturalmente a salire qualora ce ne servissero di più. Provare è sempre la chiave. In ogni caso per circa una taglia XSS 100 catenelle dovrebbero andare bene. Andiamo a eseguire 100 catenelle, giro di ritorno a punto basso, ci andiamo a riagganciare qui, catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Facciamo esattamente la stessa cosa nell'altra coppa. Ecco come si presenta il nostro reggiseno una volta terminati anche i laccetti che andranno poi a legarsi dietro al collo. Siamo arrivati al momento della fodera. Per foderare il reggiseno procederò come per le borse, quindi andrò a ritagliarmi degli scampoli di stoffa, nel mio caso anche questa è cotone 100%, che eccedano perimetralmente di 1 centimetro, 1,5 centimetri rispetto alla coppa. Vi faccio vedere più o meno. Questo è il mio ritaglio e questa è la coppa. Vedete? Fuoriesce la stoffa di 1 centimetro per parte. Potete anche abbondare leggermente, anche arrivare a 1,5 centimetri, perché poi andremo a ripiegare su se stessa la stoffa per andare a cucirla. Vi faccio vedere qualche piccolo punto in modo da farvi capire, poi naturalmente andate avanti da sole. Dunque, individuiamo il rovescio del lavoro. Poniamo invece la stoffa sul nostro dritto, perché è quella che poi vedremo. Andiamo a prendere ago e filo. Qualche pinza per tessuto, per andarci a fermare qualche punto, in modo da iniziarci ad orientare su dove vogliamo fare le nostre cuciture. Vedete, in questo caso abbiamo questi archetti che indossato il reggiseno si vedranno, quindi non andiamo a mettere la fodera fino alla fine, andremo a cucirla nell'ultima riga di punti alti. Naturalmente, se siete più comodi con gli spilli potrete utilizzare gli spilli senza alcun problema. Ho sistemato qualche altra pinza per essere ancora più sicura e adesso vi ripropongo il classico metodo Sayubi, ovvero un punto sulla lavorazione preso sempre parallelamente e non perpendicolarmente, ed un punto sempre preso parallelamente sulla stoffa.
In questo modo andiamo a foderarci tutte e due le coppe, facendo sempre attenzione alla bordatura. Ci vediamo al lavoro terminato. Eccoci con il nostro reggiseno terminato. Questa volta ho deciso di non utilizzare le coppette, ma sicuramente più avanti vedremo anche qualche tutorial con le coppette. Ora vediamo il retro, o meglio l'interno. Guardate che carino e guardate come è rifinito, davvero molto molto carino. Possiamo mettere via il nostro reggiseno e iniziamo l'avvio dello slip. Cappiettino iniziale e andiamo a realizzare per una XS 6 catenelle più 3, per una S 8 catenelle più 3, per una M 10 catenelle più 3, per una L 12 catenelle più 3, per una XL 14 catenelle più 3. Realizzate le mie 8 catenelle nel mio caso più 3, vado a prendere il filo sull'uncinetto e rientro nella quarta con una maglia alta e realizzo tutta la riga a maglia alta. Arrivati alla fine del ritorno a maglia alta, eseguiamo un'altra riga di maglia alta, quindi 3 catenelle, voltiamo il lavoro e andiamo punto su punto a realizzare una maglia alta in ogni maglia che ci troviamo sottostante fino alla fine della riga. A questo punto facciamo 3 catenelle e voltiamo il lavoro. Adesso andremo a realizzare un aumento a inizio riga e un aumento a fine riga per 2 righe consecutive. Filo sull'uncinetto, una maglia alta e seconda maglia alta nello stesso punto. Proseguiamo fino al penultimo punto della nostra riga eseguendo una maglia alta in ogni punto che ci troviamo davanti. Eccoci. Raggiungiamo l'ultimo punto ed eseguiamo un aumento. 1 e 2. 3 catenelle ed eseguiamo una riga identica, una maglia alta, un'altra nello stesso punto, quindi un aumento. Lavoriamo punto su punto una maglia alta in ogni punto che ci troviamo davanti fino al penultimo punto. Ultimo punto, 2 maglie alte nello stesso punto. Abbiamo realizzato 2 righe di aumenti. Adesso dobbiamo realizzare invece una riga senza aumenti. 3 catenelle, voltiamo il lavoro e andiamo a realizzare una maglia alta per ogni punto che ci troviamo lungo la via fino alla fine della riga. Arrivati alla fine della riga realizziamo 3 catenelle e procediamo realizzando 2 righe con aumento all'inizio e alla fine della riga e una riga senza aumenti, 2 righe con aumento a inizio e fine della riga e una riga senza aumenti. Io ho realizzato 17 righe per un totale di 22 righe. Per una XS consiglio di eliminare soltanto una riga, quindi 21 righe per una XS e poi andiamo ad aggiungere taglia per taglia una riga, quindi 22S, 23M, 24L, 25XL. Da questo momento in poi andiamo a realizzare delle righe di andata e ritorno con un aumento all'inizio e alla fine della riga. Io ne realizzerò per una taglia S 5, 4 per una taglia XS, 6 per una taglia M, 7 per una taglia L, 8 per una taglia XL. Al termine delle nostre righe con aumento ad inizio e fine realizziamo una riga di
maglie alte senza aumenti, quindi lavorando punto su punto. Dopodiché tagliamo il filo, catenello di sicurezza naturalmente, tagliamo il filo e passiamo alla parte anteriore dello slip. Partiremo da dove abbiamo iniziato il lavoro. Per la parte anteriore dello slip ci agganciamo nel primo punto, nella prima catenella eseguita. Portiamo fuori il filo, ci agganciamo con una catenella, ne aggiungiamo subito altre 2 ed ora realizziamo 5 righe di punti alti così come si presentano, senza aumenti, senza niente. 5 righe per una taglia S, 4 per una XS, 6 per una M, 7 per una L, 8 per una XL. Terminate le nostre righe senza aumenti, andremo ad effettuare una sequenza costituita da una riga con aumento a inizio e fine ed una riga senza aumenti. Questa volta quindi faremo una riga con aumenti e una riga senza aumenti. Nel caso di una taglia S eseguirò 6 righe in questo modo: 5 per una XS, 7 per una M, 8 per una L, 9 per una XL. Cominciamo dalla riga con gli aumenti. 3 catenelle, voltiamo il lavoro, aumento nel primo punto utile. Ci vediamo al termine delle vostre righe. Da questo momento in poi realizzeremo 9 righe con aumenti in tutte le righe, quindi aumenti all'inizio e alla fine per 9 righe naturalmente per una taglia S, 8 per una XS, 10 per una M, 11 per una L, 12 per una XL. Terminate le vostre righe, andiamo a realizzarne un'ultima senza aumenti, quindi una maglia alta in ogni punto fino alla fine della riga. Terminata la nostra riga senza aumenti, possiamo iniziare il giro perimetrale di rifinitura. Lo eseguiremo a punto basso, accertandoci che le 2 estremità abbiano un numero multiplo di 4 di punti. Ovviamente adatteremo strada facendo, se ne manca uno faremo un aumento, se ne avanza uno faremo una diminuzione e poi procediamo lungo il lato con il primo punto basso. Scorriamo un pochino in basso con il secondo, il terzo e così via per tutto il perimetro. Nel momento in cui arriviamo all'angolo realizziamo una catenella per girarci più agevolmente e questo è quanto. Mi raccomando, man mano che lavorate controllate di non tirare troppo, la lavorazione deve rimanere bella distesa e mi raccomando altrettanto di mantenere un multiplo di 4 per le 2 estremità. Finito il primo giro, faccio una catenella e proseguo il secondo giro sempre a punto basso fino ad arrivare al primo angolo utile, perché da qui adesso mi aggancio dove ho fatto la catenella dell'angolo del giro sottostante con un punto basso e da qui vado ad eseguire 60 catenelle. Ovviamente anche qui prendetevi la misura, più o meno misurate la catenella per vedere quando raggiunge la metà del fianco e fatela oltrepassare di una decina di centimetri per consentirvi di fare il fiocco. Una volta realizzata appunto la nostra catenella, andiamo a fare il ritorno a punto basso. Terminato il nostro giro di ritorno, andiamo ad eseguire un punto basso e 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Saltiamo 3 maglie di base, ci puntiamo nella quarta e ci uniamo con un punto basso, 4 catenelle, saltiamo 3 maglie di base, ci puntiamo sulla quarta e chiudiamo con un punto basso.
Vedete, stiamo andando a riprendere gli archetti che abbiamo realizzato anche nella parte superiore sul reggiseno. Quindi adesso continuiamo con 4 catenelle, saltiamo 3 maglie, ci puntiamo nella quarta e ci chiudiamo con un punto basso. Lo facciamo fino ad arrivare con il punto basso nell'ultimo punto che abbiamo della riga. Realizzato il nostro ultimo punto basso, struttureremo un secondo laccetto, quindi 60 catenelle nel mio caso, un bel giro di ritorno a punto basso e poi con i punti bassi proseguiremo per il lato opposto fino a portarci dove andrà inserito il terzo laccetto. Da qui, dopo l'ultimo punto basso eseguito, andremo a strutturare altre 60 catenelle, altro giro di ritorno e poi invece andremo a replicare gli archetti che abbiamo fatto nella parte opposta. Quindi un punto basso, 4 catenelle, salto 3 maglie, mi inserisco nella quarta con un punto basso, di nuovo 4 catenelle, salto 3 maglie, mi inserisco nella quarta con un punto basso, questo fino alla fine della riga, da dove poi partiranno le ultime 60 catenelle con il giro di ritorno. Quindi abbiamo realizzato 4 laccettini. Prima di farvi proseguire da soli faccio un piccolo appunto. Questo è un prendisole, di conseguenza la mutandina del completo sarà piuttosto sgambata. Il progetto finale infatti avrà appunto questo slip molto sgambato, specialmente nella parte anteriore. Qualora in corso d'opera, anche in questo momento, andando magari a indossare il vostro slip, doveste accorgervi che magari preferite un modello un pochettino più classico o un pochettino più comodo, vi basterà, prima di eseguire il giro degli archetti, eseguire un ulteriore giro di maglia bassa perimetrale e poi andare a strutturare lo schema come vi ho spiegato. Questo perché anche un solo giro di maglia bassa da entrambi i lati vi regala già 1 centimetro di ampiezza in più per tutta la mutandina. Vi lascio proseguire con la lavorazione. Ed ecco lo slip terminato con i suoi bei 4 laccetti e i suoi bordini a ventaglietto. Super minimal, super chic, in perfetto stile Sayubi. Ma non è finita qui, dobbiamo infatti andare ad occuparci della fodera, lo step finale. Come vi ho fatto vedere prima, ci tagliamo uno scampolo di stoffa, ovviamente identica alla stoffa utilizzata per foderare il reggiseno. Come Sayubi insegna, andiamo a lasciare in eccesso 1 centimetro perimetrale quando andiamo a ritagliarci lo scampolo, vedete, sta eccedendo in ogni parte, proprio per poter poi andare a ripiegare la stoffa, fermarla in alcuni punti con delle pinze o con degli spilli e poi procediamo con ago e filo andando a cucire come sempre Sayubi insegna, ovvero prendendo un punto sulla lavorazione ad uncinetto, entrando parallelamente, ed un punto nella fodera sempre preso parallelamente, così per tutto il perimetro. Mi raccomando, ve lo ricordo di nuovo, quando andiamo a cucire la fodera nella parte anteriore e posteriore dove sono gli archetti, andiamo a lasciare liberi gli archetti e a cucire la fodera nell'ultima fila di punti utile. Ci vediamo al lavoro terminato. Ed ecco il nostro prendisole terminato. Guardate come è carino e come è rifinito. Vedete, in questo caso è perfetto proprio da indossare per andare a prendere il sole. Si può bagnare assolutamente, magari stiamo un pochino attenti all'asciugatura e possibilmente volendolo lavare laviamolo a mano. Naturalmente sostituendo il filato con un filato apposito potrete avere un costume vero e proprio da poter utilizzare. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like.
Come al solito vi invito inoltre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio comunque il link in descrizione. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.